Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera vi farò la ricetta di una torta molto particolare ma gustosa e piace tanto a mio figlio, quindi va bene così. Scherzo. Allora, è la torta all'ananas rovesciata. Allora, innanzitutto dobbiamo fare il caramello, quindi qua abbiamo, scusate, abbiamo 100 grammi di zucchero e circa 60 millilitri di acqua. Quindi andiamo a mettere questa acqua dentro allo zucchero, andiamo sui fornelli e facciamo il caramello e ci vediamo successivamente. Allora, abbiamo messo l'acqua con lo zucchero sui fornelli e adesso facciamo in modo che diventi caramello. Vado a mescolare un pochino in maniera che si sciolga un pochino, cioè si sciolga del tutto lo zucchero, non un pochino. E poi adesso facciamo fare le bollicine. Quando le bollicine imbiondiscono il tutto, possiamo toglierlo e poi metterlo dentro allo stampo che io ho già preparato. Vi faccio vedere uno stampo con un disco, uno stampo a cerniera con un disco di carta oleata, carta da forno. C'è un motivo: il caramello va sul fondo e appiccica, no? Però serve perché comunque fa, poi lo vedete, da quel non so che di buono alla torta, va bene? No, il sapore glielo dà l'ananas e quindi adesso il caramello invece gli dà proprio quel tocco particolare, dicevo. E quindi mi raccomando, mettetelo perché se no si attacca il caramello. Ora, come vedete, sta bollendo. Io lascio che imbiondisca, dopodiché ci rivediamo per l'operazione. Va bene? Vi dico tutti gli ingredienti e tutto quanto. A dopo. Come vedete è imbiondito e adesso lo metto dentro allo stampo con la carta da forno. Mi raccomando, è importante perché se no dovete lasciare a bagno lo stampo per, non so, forse tutta la notte. Allora, adesso vedete come rapprende subito? È immediata la cosa. E occhio che biscottate perché è incandescente, ovviamente. Quindi fa una specie di scudo sopra. Sì, fa una specie di come vogliamo. Croccante, sì, perché No, perché poi dopo con il succo della fetta dell'ananas andrà a sciogliersi e diventerà tutta una cosina spugnosa, ma bisogna vederlo. va bene. Allora, adesso mettete le fette dell'ananas, un ananas normale, sciroppato, quindi non vi dico le dosi perché ogni scatola è a sé. Quelle che c'entrano dentro uno stampo, l'altra ve la mangiate, ci fate la macedonia, ci fate quello che volete. È buonissima l'ananas. Certo, fresca è meglio, però va bene anche questa. Non c'entrerà mai perché queste sono grandi, quindi faccio questo lavorino qui. Riempite anche gli spazietti, così e così. Diciamo che abbiamo rimpicciolito una fettina. Sì. Allora, detto questo, non è finito. Per il fondo prendete o delle ciliegie candite o in questo caso delle amarene sotto sciroppo.
Ne prendete una, la scolate ben benino e la mettete nel centro dell'ananas, così. Ecco fatto. Queste sono più che sufficienti, è più che altro una decorazione, perché poi il sapore deve essere dell'ananas. Ok, detto questo, ripeto, il resto ve lo mangiate. Allora, dobbiamo mettere dentro la ciotola della planetaria 3 uova. Occhio. Prendete, se vi è possibile, se le trovate ovviamente, le uova a pasta gialla, che io prediligo. Non sempre le trovo, purtroppo non sempre le vendono, però danno un colore molto bello all'impasto e è proprio bello da vedersi. Dicevo, 3 uova e mettiamo 200 g di zucchero. Questo lo mettiamo in planetaria e lo mandiamo avanti 10 minuti velocissimo, in maniera che diventino le uova molto spumose. Ci vediamo dopo. Le 3 uova con i 120 g di zucchero sono stati emulsionati, sono belli densi, come vedete, spumosi. Adesso io metto la farina, il pizzico di sale. La farina sono 200 grammi, dopo dirò le dosi e una bustina di lievito per dolci, così andrò a setacciare tutto insieme. Metto qualche goccina di estratto di vaniglia, sarebbe meglio la bacca, sarebbe meglio, ma se non l'avete, e facciamo questo lavorino qui. Prima mescolo le polveri, così, poi ne metto un pochino, così, la setaccio, vedete come scende da sé, ecco, e facciamo sempre il movimento dal basso verso l'alto, quindi io inclino la ciotola e faccio questo movimento in maniera che la farina venga assorbita totalmente e venga insufflata dell'aria che rimarrà poi dentro l'impasto. Una volta fatta assorbire tutta quanta la farina, metto il burro, perché deve ancora freddare e quindi automaticamente devo aspettare un pochino. Perché intanto l'abbiamo fatto sciogliere. Intanto l'abbiamo fatto sciogliere. Ok, appoggio un attimo sulla carta qui e facciamo esattamente come prima, basso verso l'alto. È importante, mi raccomando, di nuovo per l'ultima volta. Ok,
Questa è una ricetta che ho sperimentato nel tempo e che devo dire viene molto bene. Precedentemente la facevo anche con il succo d'ananas all'interno. Poi viene troppo umida, non viene abbastanza spumosa e quindi ho preferito fare in questo modo. Ma se volete per caso metterne un po', potete farlo aumentando un pochino la dose di farina e diminuendo quella del burro. È tutta questione di equilibrio. Ora piano piano vado ad inserire il burro. Sono circa 100 grammi. Io in questo caso ho usato, secondo consiglio di una mia compagna di classe delle elementari, ciao Marzia, non so se vedrai la ricetta, del burro chiarificato. Burro chiarificato è un burro particolare che si usa soprattutto in India e viene usato perché ha un punto di fumo, no? Punto di calore molto più alto e soprattutto, come vedete, vengono tolte tutte le impurità, quella famosa schiumetta, no? E poi quando è solido sembra una saponetta. Sì, è quasi trasparente, è un giallo trasparente. L'ultimo burro, voilà. Poi dopo prendiamo tutte Certo, tutte le dosi, le dosi che io già me le sono dimenticate. anch'io. Intanto che a tavola con Silvia mescola, voi mettete un bel mi piace e condividete sulla vostra pagina Facebook. Avrete un gratitissimo riscontro perché tante persone metteranno like ai vostri link. A tavola con Silvia e video ricette insieme portano bene. Questa cosa te la sei inventata Sì. ora qui seduta stante proprio, vabbè. Se Fantastico. condividete i nostri video faranno da scudo da antisfiga. Ma quando mai? Con tutta quella che tu fa, per carità, guarda, lasciamo stare. Ok, eppure, secondo me sei di un mare di Mi baggianate. condivide sempre, È vero? sta sempre bella, tranquilla. Meno male. Sì. Allora, eccoci qua. Adesso metto il composto qua così direttamente sopra all'ananas e al caramello. Ha un colore bellissimo. Sì, sembra crema. Sì. Un attimino che devo ripulire con un cucchiaio perché essendo tonda internamente non, con la paletta piana non riesco. Devo riuscire a farli anche a muffin questi, a tuttine. Almeno facciamo le monoporzioni. Sono buone anche per il bar. Capito, Orietta? Se fai le monoporzioni sono buone anche per il bar. Ma anche la torta intera va benissimo, eh. Ok, adesso livelliamo così. Ecco fatto, senza muoverla troppo perché sennò si smonta.
Ok, ok. E allora in forno ventilato, mi raccomando, stavolta servirà il ventilato, 170 gradi per circa 40 minuti. Ci vediamo dopo. Eccola, appena sfornata, come vedete ancora fuma. L'ho rigirata ovviamente, ho tolto il foglio di carta da forno e l'ho messa in un piatto. Adesso la facciamo raffreddare, poi eventualmente, se vogliamo, se volete, io non lo faccio, potete mettere anche un pochino di succo d'ananas per renderla ancora più morbida, però vi posso assicurare che è già fantastica così. Allora, vi ridico le dosi: 150 di zucchero e 60 ml di acqua per fare il caramello, 3 uova, 120 g di zucchero, 100 di burro, io ho usato il chiarificato, ma potete usare un burro qualsiasi, 200 di farina 00, una bustina di lievito per dolci, dell'estratto di vaniglia per l'impasto. Avete visto, dopo insomma vedete tutto quanto come si fa. Poi in forno ventilato a 170 gradi per circa 40 minuti, sempre dipende dai forni. Da calda dovete immediatamente sfornarla e girarla in questo modo. Quindi alla prossima ricetta, alla prossima puntata, grazie a tutti e mettete mi piace, mi raccomando. Ciao a tutti! Ciao!